Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Con questo video oggi inauguro la creazione di una nuova playlist dedicata al, a mio parere, affascinantissimo universo dei profumi. Insieme esploreremo la parte più evocativa di un profumo, associandola a arti visive di vario genere che spaziano dal cinema al graphic design all'arte. In pratica proveremo a tradurre ogni profumo in un linguaggio visivo. Per chi si sta avvicinando per la prima volta a questo universo così affascinante che unisce in modo indissolubile arte e scienza, oggi vi consiglio due libri per iniziare ad approcciarsi al linguaggio dei profumi, alle materie prime, alle note e a capire come è fatta l'architettura di un profumo e di cosa è composta. Iniziamo! Il primo libro che vi consiglio è La grammatica dei profumi di Giorgia Martone. Il titolo dice tutto, è una grammatica, è un libro più da consultare che da leggere e descrive 60 note olfattive di origine naturale suddivise per famiglia e categoria. Quindi qui cominciamo a muoverci tra le famiglie olfattive, legnosa, floreale, esperidata o agrumata e via dicendo. Per ogni nota il libro spiega le caratteristiche olfattive principali, l'origine geografica, i metodi di estrazione e ci sono anche alcuni aneddoti che riguardano le note più usate in profumeria. È un libro che avvicina alla profumeria nella sua forma più artigianale, diciamo, anche se alla fine non manca una sezione un po' più riassuntiva e rapida dedicata alle molecole di sintesi. È il primo libro dedicato ai profumi che ho preso, uno perché appunto si tratta di una grammatica, ma soprattutto devo dire da graphic designer. Io sono rimasta affascinata, ci sono delle illustrazioni grafiche per ciascuna nota che sono bellissime a livello proprio di pattern, di colori, di disegno. È un libro davvero molto ben fatto, molto ben impaginato e appunto come dicevo prima anche l'estetica e nel mondo dei profumi l'estetica c'è e c'è come conta e devo dire che questo è proprio un bell'oggettino. Se Martone ti insegna la grammatica dei profumi, Neil Chapman ti insegna a costruire le prime frasi. Profumo alla ricerca della tua fragranza di Neil Chapman è un libro totalmente diverso dal libro precedente. È un libro molto aneddotico, molto personale, anche ironico, se vogliamo, con un approccio decisamente più narrativo, più personale. Chapman usa i profumi per esprimere se stesso, dimostrando che la descrizione dei profumi può essere assolutamente un atto creativo estremamente interessante. Nelle descrizioni di Chapman i profumi diventano veramente qualcosa di vivo, vivido e fortemente correlato ai ricordi. Il libro, dopo un'introduzione generale su vari aspetti della profumeria, è strutturato come un atlante di fragranze, mi pare raccolga una cosa tipo 700 circa fragranze raggruppate per la nota principale che le contraddistingue, diciamo. Dentro ci sono dai grandi classici ai profumi vintage, ai contemporanei, agli antiprofumi, c'è veramente, ce n'è per tutti i gusti. Direi che questo è un libro adatto a chi vuole orientarsi nel mondo delle fragranze e cominciare a esplorare come possono essere narrate. Perché farsi una cultura olfattiva? A mio parere nella società occidentale l'olfatto è, credo, il senso meno educato rispetto agli altri sensi. E l'olfatto resta un senso molto misterioso, più legato alla consapevolezza animale che umana. Ed è un grandissimo peccato perché l'olfatto è un senso fortemente personale. Lo si sente per esempio da un profumo che può piacere da morire a una persona, può dare la nausea a un'altra. È un senso che ha a che fare con la memoria in modo indissolubile e che ha a che fare pertanto con la nostra identità più profonda. Per me il profumo non è un semplice ornamento, un imbellettamento, qualcosa di superfluo, cioè chiaro, ovviamente non è necessario a vivere, ci mancherebbe, però è un mezzo meravigliosamente sottile e personalissimo di esprimere se stessi. Da 3 anni a questa parte io non riesco a uscire senza profumo, per me è
come un vestito. Quando ci si comincia a fare una cultura olfattiva, si cominciano ad abbinare i profumi in base al proprio stato d'animo, al tempo atmosferico, al colore che ha una giornata, ai colori che si scusate, ai colori che si indossano, a una serie di fattori che vanno a dire qualcosa di noi. Scegliere un profumo è una scelta identitaria e quanto più si conosce se stessi e si conoscono i profumi, più questo match diventa azzeccato. C'è una magia particolare quando una persona azzecca il suo profumo e il profumo diventa quasi una firma personale. Non avrò la presunzione di darvi dei consigli per comprare profumi, perché quella credo sia una scelta assolutamente personale, ma di darvi un'idea, che è un'idea ovviamente mia, in base alla mia sensibilità e al mio gusto, rispetto all'evocazione di ogni profumo, e lo farò appoggiandomi alla cultura visiva. Se ti incuriosisce, ad esempio, sapere cosa c'entra il film Tar, quello con Kate Blanchett, con un profumo di Zara, considera di iscriverti al canale perché sto lavorando a un contenuto dedicato a 3 profumi adatti, a mio parere, alla primavera, e li racconteremo con palette di colori e cinema. Grazie a tutti e a prestissimo. Un bacio!